Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del leone oppure ascendente leone. Per quanto riguarda l'amore, soprattutto la parte relativa ai sentimenti che andiamo ad affrontare dopo, Luna e Venere in leone, andiamo a vedere come sarà questo mese di maggio, affinché tu possa avere tutto ciò che il tuo cuore desidera nella gioia e nella prosperità. Lo facciamo attraverso una bellissima struttura di tarocchi oracoli che ho preparato per te. E dopo questa struttura andremo ad esaminare l'amore, ok? Allora, partiamo. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia gioia, bellezza, prosperità e visione. Sabbe satta su chi contu. Allora, qual è il portale del mese? L'obiettivo, il tema archetipico, quale energia vuole questo mese portarti? Quale mito si sta attivando? Mettiamo una carta di queste e una carta oracolare. Quale energia questo mese vuole portarti? Leone. Partiamo da qui. Allora, paggio di denari, una bellissima energia, qualcosa di nuovo, studi nuovi, un qualcosa di nuovo, un apprendistato, qua c'è una ragazza, una bambina che legge, studia, no? È un'energia di nuovo, di qualcosa di nuovo da fare, qualcosa di entusiasmante che può produrre dei cambiamenti sostanziali nella tua vita pratica. Quindi può essere un nuovo progetto lavorativo, dei nuovi studi, delle nuove conoscenze che apprenderai e che allargheranno il tuo orizzonte. Quindi qualcosa di nuovo, ti vedo studiare o ti vedo apprendere, ti vedo fare qualcosa di nuovo nel piano pratico, concreto, delle novità, l'energia della novità che è come se sei già pronto o pronto per fare questa cosa. La vita ti ha preparato facendoti tornare bambina o bambino. Che vuol dire? Che tu hai già avuto tutte le esperienze necessarie per poter fare questo. È qualcosa che ti aprirà gli orizzonti. E sappiamo che quando il nostro orizzonte si apre, il nostro mondo si apre, allora la nostra vita si espande, è di ampio respiro, rispetto a dove stiamo prima ci allarghiamo, no? E vediamo da quale carta è accompagnata. Charoita, non so che pietra è questa in spagnolo, leggiamo il messaggio, protezione spirituale. Gli dei e il tuo angelo della guardia, l'angelo custode, l'amante mistico, gli dei, lo spirito guida, l'amante mistico, te guidano e te proteggono, hanno cura di te, ti stanno proteggendo sul piano fisico, emozionale ed energetico. Quindi, allora, affronterai qualcosa di nuovo, di entusiasmante, che allarga i tuoi orizzonti. E nel frattempo hai la protezione sul fisico, sull'emozionale, sull'energetico da parte degli dei e del tuo amante mistico, del tuo spirito guida. Cioè ti stanno portando poi con questo viola bellissimo. Credo che questi nuovi studi o questa cosa che vai a fare di nuovo, ex novo, lavori sul sesto chakra, cioè il terzo occhio, e la capacità di visione, la capacità di vedere al di là. Sono degli studi o qualcosa che farai di nuovo che ti daranno la capacità di aprire il terzo occhio, di avere delle visioni superiori, al di là del bene e del male, di vedere la perfezione della realtà così com'è. Perché? Perché allarghi il tuo orizzonte grazie a queste cose nuove che vai a fare. E beh, se pensiamo che quando viviamo, no, abbiamo questa una circonferenza all'interno della quale il nostro mondo è solo questo, però c'è tutta una vastità. Queste cose nuove che vai a fare allargano il tuo orizzonte, dici wow! Ecco perché la visione, no?
Vediamo cosa succede nel piano visibile, cosa accade nella realtà visibile, Leone, per te a maggio. Ti porta anche quel senso di umiltà che è quel senso di umiltà che ti permette di apprendere qualcosa di nuovo, no? Molte volte, quando manca quel senso di umiltà, non riusciamo quando vogliamo, abbiamo ragione su questo, sappiamo determinate cose, allora non ci smuoviamo da lì, il nostro mondo rimane chiuso. E invece quel senso di umiltà, la voglia di apprendere di nuovo, tornare studenti, è come se ci aprisse quella, diventiamo umili. Cioè, quell'umiltà ti permette di apprendere una maggiore vastità, no? Allora, cosa accade nel mondo visibile? Realtà visibile, Leone. Il matto, infatti, il nuovo, un nuovo cammino si apre, qualcosa di nuovo vai a fare, e qualcosa di nuovo, qua di nuovo un bambino, qualcosa di nuovo, tu farai qualcosa di nuovo nella vita pratica quotidiana, farai un salto, qualcosa di nuovo. Qua c'è il bambino col cagnolino, no? Segue la fede, la fiducia, la fede nei suoi istinti. Quindi, seguendo la fede nei tuoi istinti, istinto proprio risvegliato, tu varcherai un portale, farai qualcosa di nuovo, c'è qualcosa di nuovo, novità, ci sono delle novità. Novità. Ancora, cosa accade nel mondo visibile? L'imperatore, delle novità che portano costruzione, delle novità che hanno un grande potenziale di costruzione. Vedo ordine, vedo disciplina, vedo costruzione. E il 10 di spade, vedo un po' di carichi, di pesi, di responsabilità. Allora, è possibile che tu vada ad iniziare qualcosa di nuovo togliendoti di dosso delle responsabilità che hai portato tutto da sola o da solo. Qua è come se tu avessi portato delle responsabilità, dei pesi, avevi a carico la famiglia, avevi a carico la figura del padre mi arriva qua. O comunque avevi a carico la figura del padre, carichi e responsabilità. Inizia qualcosa di nuovo, oppure è come se questo è il mese in cui gli angeli e il tuo amante mistico, il tuo spirito guida, ti guidano a iniziare qualcosa di nuovo che ci sarà qui, facendo i conti con tutto ciò che hai tenuto sulle spalle fino a questo momento, liberandoti da certuni pesi che ti sei portata perché la famiglia, le istituzioni, la società, una certa rigidità che ti ha fatto portare certi pesi, non si deve fare così o si deve fare così, sensi di colpa in merito magari a una certa a un certo modus operandi di fare, no? Sì. Allora, sappi che, sai, tre i denari. È possibile che abbiamo avuto anche un capo esigente, qualcuno che eh, ci ha caricato di responsabilità oltremodo, sul piano pratico, lavorativo. Fatto sta che questo è il mese in cui tu affronti questo in un modo nuovo, perché ci sono delle cose nuove qua. Io vedo qua che è un mese di transito da pesantezze dovute a delle responsabilità non tue, carichi di genitori, di famiglia o di figli o di altre responsabilità, si apre un varco nuovo. Un varco nuovo, può essere una nuova opportunità di lavoro, nuovi studi, un varco nuovo. Vediamo adesso il mondo invisibile. Quali sono le energie sottili che guidano le azioni degli spiriti dietro le quinte? Mettiamo due tarocchi e un oracolo.
energia degli spiriti, 2 di bastoni, 5 di coppe, allora, le energie che ci sono sottili dentro di te e gli spiriti che ti guidano ti stanno portando a prendere una decisione diversa perché ti dicono hai il mondo nelle mani. Tu sentirai la percezione di questa cosa che ti sto per dire. Caspita, ma io ho il mondo nelle mani. Ti stanno portando a dire questa cosa. Che scelta devo fare? E qua il 5 di coppe mi dicono che ci sono degli spiriti nella tua genia che possono perturbare il campo in questo momento. E tu è come se ti sei a volte, allora io ti dico subito che se ti dovessi sentire triste o affranta o affranto per qualcosa, devi fare la formula pentacolare su tutte quelle volte in cui ti sei sentita triste, triste o affranta o affranto. Perché qua ci sono, è come se spesso tu ti concentrassi nella prospettiva di vittima di ciò che hai vissuto, non su ciò che resta, ma su ciò che è andato perduto in modo vittimistico. E sappiamo che la vittima non può creare una realtà diversa quando ti senti vittima degli eventi. E gli spiriti ti dicono: guarda, c'è altro, hai il mondo nelle mani. Hai il mondo nelle mani. C'è questo 2 bastoni, lo spirito del fuoco, no? Che qua è una bellissima immagine che dà su un porto, no? Ho il mondo delle mani, dove vado, quale barca prendo. E qua c'è un'altra figura che invece rimane focalizzata su ciò che è andato perduto della sua vita. Quindi è come se gli spiriti ti stessero portando a farti girare dall'altra parte, a prendere una decisione diversa, a non farti focalizzare su ciò che è andato perduto in modo vittimistico, ma piuttosto ad allearti a quelle emozioni. Perché si apre un nuovo capitolo della tua vita qua. Quando le cose sembrano desmorarse, se consciente te las cosas pueden estar uniéndose de nueva manera que se adaptan mejor alla seguente fase di tua vita. Allora, qua mi stanno dicendo che quando le cose sembrano cadere, quando le cose sembrano andare male, non è così, è che si stanno adattando a un nuovo modo per portarti la nuova fase della tua vita. È come se mi stessero dicendo, le cose si muoveranno in funzione, sembrano che siano pesanti, sembra che ci sia qualcosa di pesante, ma si stanno riallineando, gli spiriti stanno riallineando la tua vita verso un nuovo capitolo, una nuova fase, qualcosa di nuovo di cui già ci hanno parlato i tarocchi. Infatti qua dice, sii cosciente de que las cosas pueden estar uniéndose de nuevas maneras che si adattano mejor alla seguente fase di tua vita. Tutto quello che sta accadendo è perché si stanno adattando alla nuova fase della tua vita. Magari può essere questa pesantezza, questi doveri, no? Allora gli spiriti ti stanno, sei appoggiata e appoggiato, ad accompagnarti verso un nuovo capitolo. Ok? Vediamo qual è il messaggio dell'amante mistico, dell'amante invisibile, la guida dell'anima, dove ti vuole portare il tuo daimon a maggio? A fare giustizia, ti vuole portare tutto ciò che meriti, a dire le cose, allora, ti vuole portare alla giustizia, no? Ti vuole portare a non sentire più il peso del giudizio del mondo. Ti vuole portare a non sentirti giudicata o giudicato per quella cosa che di nuovo, ex novo farai. Perché quello ti porterà all'equilibrio nella vita, ti porterà ciò che meriti. La giustizia dove ti vuole portare il tuo daimon, lo spirito guida, a far finalmente allineare le cose nella tua vita, a farle andare per il verso giusto, che è conforme alla tua espansione, a questo nuovo capitolo. Soprattutto a non sentirti più giudicata o giudicato dal mondo esterno per cose che fai, per cose nuove che fai o per tutto quello che fai. Va bene? Ok, vediamo adesso qual è l'iniziazione del mese, quale paura devi attraversare. Sette di spade. La paura di essere ingannata o ingannato di nuovo, la paura di sentirti, scusami il termine, di sentirti fottere,
E la paura, non mi fido della vita, non mi fido degli altri, la paura di essere fregata o fregato, questa paura qui. Ma soprattutto è la paura di essere presa in giro, preso in giro se mi mostro. Cioè, il sette di spade dice, se mi mostro davvero perderò qualcosa. Se mi mostro davvero per quello che sono, perderò l'amore, perderò l'approvazione, perderò il controllo, perderò la sicurezza. Eh, perché qua c'è una parte. Allora, il senso qual è? È che la paura di essere scoperti, ma non per quello che fai, la paura di essere scoperti per quello che sei davvero. Il sette di spade come iniziazione qua è lo spirito del ladro sacro. Non è quello che ruba agli altri, ma quello che si muove nell'ombra per non essere visto. Quindi ripeto, la paura che devi attraversare in questo mese è: se mi mostro davvero perderò qualcosa. Questo è quello che dici. Quindi è come se esponendoti lo percepissi pericoloso. Quindi l'iniziazione questo mese qual è? Smettere di nasconderti anche a te stessa o a te stesso. Perché il punto più profondo del sette di spade è la paura di riconoscere i propri veri desideri, è la paura di ammettere una verità scomoda, è la paura di guardarsi davvero e dire ok, questo sono io. Ma lo sciamanesimo qua fa una cosa potentissima, non ti dice sii onesta e basta, onesto e basta, ti dice entra nel ladro, diventa consapevole della tua fuga, osserva dove ti stai sottraendo alla vita, perché lì c'è il potere. Quindi traducendolo nel messaggio iniziatico, la tua paura è essere vista senza maschera. E allora preferisci scappare, preferisci aggirare, preferisci non dire, preferisci non scegliere fino in fondo. Ma il mese di maggio, l'iniziazione è proprio smettere di rubare a te stessa o a te stesso la verità. E il sette di spade, quando lo integri, diventa intelligenza sottile, capacità di muoverti tra i mondi e libertà dai condizionamenti, paura di essere giudicata o giudicato. Però prima devi attraversare quel punto preciso in cui senti, oddio, se mi vedono davvero, in quel punto tu invece resti. E lì succede la magia. Bellissimo. Ok. Qual è il dono nascosto? La ricompensa del mese, la magia e il potere che nasce dagli eventi. Mettiamo una carta dei tarocchi e un oracolo dell'abbondanza. Qual è il dono nascosto? Quale dono puoi cogliere? Wow, il mago. La capacità di manifestare quello che vuoi. Il dono che tu coglierai in questo mese è la capacità di manifestare tutto quello che vuoi, di plasmare la materia sulla base della tua creazione, della tua intuizione, della tua visione, delle tue emozioni. Vediamo la prosperità, attraer, non perseguire, ok? Qualunque cosa o persona a las que persiga seguridad sintiendo el contrario debido a los miedos que supera esta energía cosa en su lugar attrae lo che necessita si fundiendo amor, gratitudine. Allora ti dice tu attrai, non persegui, attrae, potere di attrazione. Il dono che tu hai in questo mese è attrarre gli eventi che desideri senza il minimo sforzo. E come si dice nello yoga sciamanico, la suprema condotta è l'assenza di sforzo. Tu, il dono che acquisirai in questo mese è il potere di attrarre gli eventi senza alcuno sforzo.
Non devi perseguire ciò che vuoi, lo attrai senza sforzo. Meraviglioso. E adesso ti metto un'altra carta qua sopra, di queste. Sul dono nascosto. Sicurezza in te stessa o in te stesso. Questo è il mago che ha la capacità ha tutti gli strumenti per creare qualsiasi cosa, ha questa consapevolezza. Il dono è la consapevolezza di creare qualsiasi cosa, senza il minimo sforzo. Niente può fermare il mio cammino verso la luce perché ho fede in me stesso. Sono cosciente che le mie qualità e le mie capacità innate, sono cosciente delle mie qualità e delle mie capacità innate e so che posso realizzare tutte le cose che voglio. Cioè, dimmi se non è il mago. Questo è il mese in cui tu avrai la capacità, superando questo 7 di spade, avrai la consapevolezza di poter realizzare qualunque cosa perché tu manifesti questa cosa nuova, qualcosa di nuovo, qualcosa che ti piace, che ti aggrada e che ti si confà. Bellissima lettura, molto molto potente. Detto questo, adesso andiamo a vedere cosa ti dice le carte del drago immaginale per attraversare maggio. Attraversare maggio, Leone. Qual è il rituale per attraversare maggio e cosa ti dice il drago immaginale? L'emozione, devi solo sentire le emozioni, non devi aver paura delle emozioni. Quante volte te l'ho detto anche col 5 di coppe qua? Devi attraversare le emozioni senza farti senza focalizzare l'attenzione su ciò che è andato perduto, ma piuttosto sull'emozione relativa a quando ti viene in mente ciò che è andato perduto. Quindi questa carta io ti do subito il rituale bello e completo e sistemato che trovi nel video, il rituale erotico della Kundalini e anche la danza del piacere. Lo trovi nella playlist yoga sciamanico. Perché il cavallo bianco qui è proprio espressione di un'emozione, non hai bisogno di non hai più scuse per non sentire le emozioni. E quella grande potenza che senti, no? Che a volte somatizziamo nel corpo e la chiamiamo dolore, non è altro che un'energia disumana che vuole realizzarsi in te per creare questa magia. E il potere delle emozioni, alleandoti con le emozioni, che tu raggiungi questa sicurezza. Va bene? Wow, detto questo, ragazze e miei ragazzi, adesso andiamo a vedere cosa accade nell'amore per te. Allora, tenendo fede a quello che è uscito principalmente, andiamo a vedere cosa accade nell'amore per te. Leone, o ascendente leone, o luna in leone, o Venere in leone. Vediamo prima di tutto la tua energia nell'amore a maggio. L'energia dell'altra persona o l'altro fuori da te, possono essere anche più persone. Andiamo a vedere qual è l'energia esterna che ti rimanda certune qualità, ombre. Vediamo. Cosa si concretizza, cosa si manifesta nel visibile? Qual è la sfida o blocco da attraversare? Qual è il consiglio sciamanico? E qual è il destino nel mese di maggio nell'amore per te? Allora, la tua energia nell'amore. 7 di denari. Il 7 di denari come energia tua è come se stai pensando e seminando, stai a guardare cosa accade. Sei in un'energia di contemplazione, di pensiero, allo stesso tempo stai investendo o hai investito e stai aspettando di vedere dei frutti.
o puoi investire in questo mese aspettando di vedere dei frutti in una relazione, in un rapporto. Energia di... Qua c'è un uomo soddisfatto, no? Che ha colto la prima uva. È come se raccogliessi già i frutti di ciò che hai seminato, sia dentro di te che fuori. Vediamo dall'altra parte. Qua c'è il matto. Il matto mi parla di un'energia di una persona, o di una persona nuova o di una persona che rischia tutto, partendo ex novo, il salto di fede. Quindi abbiamo dall'altra parte una persona che fa un salto di fede nei tuoi confronti. Oppure può essere una conoscenza nuova che è un po' fuori dalle righe, un po' fuori dalle righe, un po' fuori dai canoni delle persone che hai avuto. Tant'è che ti guardo a vedere che cosa accade. È l'energia di una persona che magari inizialmente non ha delle aspettative nell'amore, perché il matto è una persona che si lascia vivere momento per momento, ti fa godere momento per momento la vita senza aspettative, senza sposiamoci domani, tutte quelle pesantezze lì. No, è una persona che vive il momento, momento per momento, e al tempo stesso è una persona che rischia, perché il matto ha imparato a rischiare. Vediamo, quindi una persona comunque coraggiosa, il matto. Vediamo cosa si manifesta, è un bellissimo asso di denari. Qua c'è una grande opportunità di consolidare una relazione nuova o ex novo, perché l'asso di denari mi parla di una grande opportunità relazionale, amorosa, sentimentale per te in questo mese. L'opportunità di concretizzare qualcosa che veramente dura nel tempo, asso di denari. Quindi è o una persona che rischia e quasi tu dici, aspita, caspita, magari hai già seminato e stavi a guardare cosa faceva l'altra persona. E il matto è una persona che rischia, l'asso di denari mi conferma che c'è questo grande potenziale. Vediamo però qual è il blocco, la sfida in questo mese nell'amore. La regina di denari. Tu devi imparare a darti quello che ti fa piacere, quello che ti nutre al di là dell'altra persona, affinché questo asso di denari si concretizzi nel modo più meraviglioso e perfetto che esista. Non devi delegare all'altro la responsabilità della tua felicità. Ed è così che man mano si concretizzerà, perché posso vedere dall'altra parte una persona che può oscillare inizialmente, però rischia con te. Però allo stesso tempo mi stanno dicendo che come blocco o sfida è quello che da parte tua, tu devi imparare a darti, a nutrirti di ciò che devi imparare a darti ciò che ti nutre senza aspettare che l'altro te lo dia. Questo porterà alla realizzazione di un grande potenziale della relazione, perché l'altra persona è sempre uno specchio, no? Se vuoi dall'altra persona stabilità o nutrimento, impara a dartelo tu prima. Questo mi sta dicendo questa lettura. Sì. Per alcuni di voi potreste avere... Alcuni di voi stanno aspettando un divorzio, siete ancora sposate con qualcuno, sposati. Però sposati sì, ma solo formalmente, mi dicono. E quindi non vedere nell'altro subito un aggancio alla relazione. Qua c'è un potenziale grandioso, ma non facciamo l'errore di dare per scontato il fatto che l'altro ci nutra, quello che vogliamo, i nostri bisogni, capricci, eccetera. È chiara la lettura qui. Vediamo qual è il consiglio. Il consiglio è il 4 di bastoni. Celebra e festeggia quello che vivi con questa persona momento per momento, perché questa celebrazione, questa felicità, questi incontri che avrete, cioè se questa persona ti propone un incontro folle, fallo. Se te ne propone un altro, fallo. Se celebra, gioisci, ti dice, con questa persona, negli incontri fatti, perché questi creano la struttura per questo grande potenziale. Vediamo qual è il destino. La papessa è il destino, segui sempre solo la tua intuizione, segui solo la saggezza della voce interiore, segui solo la saggezza della voce interiore, che al di là della mente razionale o di ciò che per te
è stata una stabilità, una vecchia stabilità, non è conforme al nuovo modus vivendi l'amore per te adesso. Perché ricordiamo è un nuovo capitolo. Allora, qua c'è un grande potenziale di relazione, viviti quotidianamente gli incontri con questa persona, vai agli incontri, stai con gli incontri, datti prima di tutto a te ciò che ti nutre, senza delegare all'altro tale responsabilità. E la papessa mi dice segui sempre solo la tua intuizione. Qua c'è una dualità con la regina di denari e la papessa. C'è una dualità, però credo che riguardi te, non l'altra persona. Io qua vedo una persona libera. È libera, quindi qua questa lettura mi sta dicendo che nel corso di questo mese avrai degli incontri che fisseranno la possibilità di creare qualcosa di più grande. Allora rivolgi tutto quello che succede all'interno di te, non all'esterno. È questo che ti fa prosperare. Ok, andiamo a esaminare adesso l'altra persona. Quali sono le vere intenzioni dell'anima dell'altra persona nei tuoi confronti? Quali sono le vere intenzioni dell'anima? Sette di spade e tu ce l'avevi prima il sette di spade. Allora, le vere intenzioni dell'anima col sette di spade, giocare d'astuzia sacra con te. L'altra persona giocherà, e le vere intenzioni dell'anima ho detto, questa persona giocherà un'astuzia sacra, cioè ehm, ti potrebbe razionalmente portare in confusione. Ecco perché ti dicono segui solo la tua intuizione al di là delle parole o di quello che vedi, perché qua c'è il potenziale, te lo sto dicendo già. Ok. E c'è anche la formula pentacolare da fare, pentacolo magico sulle emozioni che questa persona ti suscita per pacificare tutti gli spiriti perturbati della genia che ti riportano a vivere certe emozioni. Quindi le vere intenzioni dell'anima sono quelle della persona di non farsi trovare sempre, di essere poco disponibile, ma lo fa per il bene, perché sono le vere intenzioni dell'anima, di essere criptica o criptico in alcune circostanze, ok? Di sparire a un certo punto, di riapparire. Però ricordati quello che ti sto dicendo, perché lo fa? Perché qua come blocco c'è quello di nutrirti, darti ciò che ti nutre, tu lo devi fare, non l'altra persona. E qua si sviluppa poi il potenziale. Vediamo a cosa sono conformi le azioni che farà questa persona nei tuoi confronti a maggio. Sette di denari, aspetta, semina e aspetta, semina e aspetta. Sette denari ce l'hai pure tu, eh? Qua c'è un'attesa sacra. Un'attesa, prima semino e poi vedo che succede. Semino e vedo che succede. Energia finale di questa persona nei tuoi confronti? Bellissimo, eccolo, vedi? Le carte sono fantastiche comunque. Il 3 di denari è energia finale. Ci organizziamo per vederci, ci organizziamo per fare questo, e mantiene la cosa, mantiene ciò che dice. Il 3 denari mi parla di voler cooperare insieme, di venirsi incontro per creare struttura, e questa relazione, se tu mi inserisci quello che ti ho detto all'interno dei tuoi ragionamenti spirituali, seguendo l'intuizione al di là delle parole, al di là dei fatti che vedi con gli occhi fisici, allora qua c'è un grande potenziale. Andiamo a misurare questo grande potenziale dell'asso di denari. Re di denari, grande potenziale con re di denari. La giustizia ci picchia. 4 di spade, qua qualcuno si deve separare. Per alcuni di voi me lo confermano. Però qual è il senso? C'è un grande potenziale attendendo una separazione, oppure c'è un grande potenziale perché questa persona è stabile, vuole fare le cose giuste nei tuoi confronti, ma c'è una certa attesa dovuta a delle responsabilità se non è una persona sposata, responsabilità di lavoro, responsabilità di famiglia, però questo è grande potenziale. Va bene? O si deve separare oppure tu
ci sono degli strascichi di una relazione ufficiale che hai vissuto. Allora, futuro con la papessa, destino, sì, assolutamente sì. Ci sono gli amanti qua, me lo confermano, un po' di pazienza, perché me lo confermano. Vediamo adesso con i miei potenti oracoli, lui, lei, che potete trovare sotto all'info box in descrizione, cosa ti dirà questa persona o a cosa muove i suoi passi nei tuoi confronti o le sue azioni o anche le sue non azioni. Sono uscite 2000, ok? Voglio fare l'amore con te. Vuoi la verità? La verità è che non mi sono mai sentito degno di nulla e sono scappato, perdonami. E qua c'è la fuga. Non è che non c'è amore qua, c'è amore, eh? È come se non si sentisse degno o degna questa persona di te, o non si fosse sentita degna. Però alla fine dei conti qua c'è una grande realizzazione, ma non è subito. Ok, un'altra. Sto male senza di te. E qua confermano quello che ti ho detto, sto male senza di te. Ok. Infatti qua, fondo mazzo, ti amo. Sì. Vediamo cos'altro ti dicono queste, cosa ci aggiungono. Differenza di aspettative e ascolto emotivo. In questo mese è possibile che abbiate aspettative differenti e l'ascolto emotivo è proprio qua la papessa, al di là di quello che viene detto o viene fatto, è prioritario, mi dicono. Magari tu vuoi una cosa, l'altra persona ne vuole un'altra, quindi l'ascolto, siccome l'altra persona ci serve a veicolarci determinate emozioni, allora ti invitano ad ascoltarti emotivamente su questo aspetto. Ok? Ricordati che c'è il potenziale qua. Adattati al suo ritmo emotivo e sono tutte carte che mi stanno parlando di emozioni. È come se tu dovessi usare emozionalmente quello che ti arriva dall'altra persona per portarlo dentro di te. Portarlo dentro di te, magari fughe o situazioni in cui questa persona è sparita o sparisce. Ricordati che qua c'è il potenziale, lo sottoscrivo perché magari la mente ti acchiappa e ti dice non è possibile, non è vero, non ci tiene a me. No, no, aspetta. Va bene? Mi stanno parlando di un ascolto necessario interiore da fare, ok? Ricordati che la carta emozioni, senti tutte le emozioni, ok? Vediamo cos'altro ti dicono questi. Anzi, prima di mettere questi, voglio mettere questi altri oracoli, cosa hanno da dirti? Qua c'è l'amore costruttivo e Penelope Ulisse. Qua mi dice che questo è il potenziale di questa relazione. Non ti fare... Cioè, ragazze, stavo parlando, si è spenta la telecamera, ecco perché dico spesso, ma stai riprendendo, non l'ho detto più, io avevo tirato già altre carte e ho visto dove ero arrivata, ti stavo dicendo che qua il potenziale della relazione è questo, un amore costruttivo, non ti fare prendere dalla mente razionale che invece letteralizza tutto prendendo i comportamenti dell'altra persona secondo dei modelli, degli schemi, perché poi ho tirato anche le altre carte che dove stanno? Avevo tirato amore costruttivo, nonostante gli ostacoli, questa è una persona di tutto rispetto con Re Artù, e poi avevo estratto quest'altro oracolo che dice: essere smarrito non significa fallire, è solo una transizione nella vita. La confusione è spesso un segno che ti stai avvicinando a una nuova direzione, questo nuovo capitolo. Abbi fiducia che il cammino si rivelerà gradualmente, sette i denari, gradualmente, questo che ti ho detto si rivela gradualmente.
E quando ti permetti di camminare nell'incertezza, scoprirai che l'uscita ti sta aspettando. E che cos'è il matto, la persona che arriva da te, se non la dea dell'incertezza? Quando ti permetti di avere fede in questa dea dell'incertezza, in questa dea dello smarrimento, allora ti si apre un cammino pazzesco, asso di denari, re di denari, la giustizia. Permettiti di camminare nell'incertezza e si rivelerà un miracolo davanti ai tuoi occhi. Ok? Quindi, ragazze mie, ragazzi, dico di nuovo che ho finito. Vediamo, tu stai riprendendo? Sì. Detto questo, sotto all'info box avete la pratica dei 21 giorni profetica che ha aiutato migliaia di persone, il cammino sciamanico. E detto questo, io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!